Ciao a tutti, mi chiamo Mirko. Vorrei farvi vedere quali sono alcuni dei sistemi di preparazione del caffè oltre l'espresso. Molto spesso in Italia pensiamo all'espresso come caffè perché quando si va in un bar e si chiede un caffè ci viene servito subito l'espresso, ma in tanti altri paesi i metodi di preparazione sono diversi. Oggi ve ne mostrerò alcuni, ma tutti questi sistemi hanno comunque in comune una cosa, i due ingredienti che andremo a utilizzare per la preparazione, ovvero il solvente, l'acqua, e il soluto, che sarà appunto il caffè. Per quanto riguarda il caffè, noi dobbiamo tenere in considerazione tre cose principalmente. L'origine del caffè che stiamo utilizzando, se è un'arabica, una robusta, se è una miscela, da dove arriva, il paese di origine, le caratteristiche aromatiche che porterà in tazza, il grado di tostatura, anche qui un elemento fondamentale perché può variare sulla base del sistema di estrazione o sul profilo che vogliamo portare in tazza, e la macinatura che utilizzeremo, perché anche questa varia sui diversi sistemi di estrazione. Per prepararlo, i metodi che vengono utilizzati principalmente, qualunque sia lo strumento che utilizziamo, sono tre. La decozione, abbiamo la filtrazione o percolazione, questa può avvenire in due modi. In sovrappressione, se ci sarà una forza esterna che andrà ad agire appunto sul pannello di caffè, pensate per esempio alla pompa che spinge l'acqua per la preparazione dell'espresso, oppure abbiamo i sistemi a percolazione naturale, dove semplicemente sta agendo la forza di gravità sull'acqua che passa attraverso il pannello di caffè. Dopodiché il terzo metodo che possiamo andare a trovare è quello per infusione. Semplicemente immaginate quando andate a prepararvi un tè, mettete la vostra bustina nell'acqua calda, la stessa cosa potete andare a fare con il caffè. Tra i metodi che vi faccio vedere che noi abbiamo qua, abbiamo per esempio quello per la preparazione del caffè turco. Questo è originario appunto della Turchia. La Turchia ha ricevuto il caffè è stato importato da un generale dell'impero ottomano intorno al 1500, e questo è il metodo che si è diffuso di preparazione, ovvero utilizzando questo cezve o ibrik, che è appunto un contenitore in rame o in ottone con un manico molto lungo. All'interno veniva messo la polvere di caffè macinata molto fine, lo zucchero e l'acqua, e veniva portata a bollore in un letto di sabbia. Quindi veniva scaldata, grazie anche agli zuccheri si creava una schiuma che saliva molto velocemente in superficie. Quando si vedeva questa schiuma salire, viene tolto e servito all'interno delle tazze. In questo caso avremo una tazza che è non molto aromatica ma molto corposa, tant'è che all'interno ci sono i depositi di caffè macinato molto fine. Se ci spostiamo poi in Europa, un metodo molto diffuso che appunto è nato nel nord Europa è il sistema filtro. Qui vediamo due ad esempio sistemi filtro. Questo ad esempio è la Chemex. La Chemex è stata brevettata nel 1941 da Peter Schlumbohm, un tedesco che viveva negli Stati Uniti d'America. Lui aveva fatto molti brevetti, tra cui la Chemex. Due fattori che vennero tenuti in considerazione quando è stata progettata sono appunto la semplicità. Infatti si tratta semplicemente di un pezzo di vetro a forma di beuta con un manico in legno per evitare di bruciarsi, e la funzionalità, ovvero ottenere un caffè di alto livello o comunque molto piacevole. Un altro sistema, sempre a filtrazione, questo qua anche semplicemente per gravità, è il V60, che si chiama V60 semplicemente appunto per questa forma a cono con gli angoli a 60 gradi, che è stato brevettato da Ario. Semplicemente si tratta di una tazza con un foro nella parte inferiore dove all'interno noi andremo a posizionare il filtro di carta, metteremo il caffè e faremo la nostra estrazione. Possiamo avere un piccolo supporto dove andiamo a appoggiarla, oppure andiamo a farlo direttamente nella nostra tazza. È molto comodo da utilizzare anche a casa. Da questa parte possiamo trovare altri tre metodi di preparazione. Abbiamo la moka, un classico italiano. Questa è stata brevettata da Alfonso Bialetti nel 1933 ed è un metodo che funziona per filtrazione in sovrappressione. Questo perché noi abbiamo la nostra caldaia nella parte inferiore che andremo a riempire con l'acqua al di sotto della valvola, il nostro filtro dove metteremo il caffè e la nostra camera di raccolta nella parte superiore. E in sovrappressione per il semplice fatto che quando andremo a metterla sul fuoco l'acqua inizierà a scaldarsi, creerà del vapore che avrà bisogno di più spazio e questo vapore spingerà la parte restante d'acqua attraverso il filtro
e arriverà appunto nella camera superiore come caffè estratto. In questo caso avremo un caffè un po' più corposo perché agiamo con una pressione di 0,5 atmosfere, abbastanza aromatica. Questo ovviamente può variare sulla base del caffè che utilizziamo. Abbiamo poi un altro sistema che è stato brevettato negli Stati Uniti da Alan Adler. Lui era un inventore di giocattoli. Nel 2005 ha brevettato questo strumento per preparare un caffè che fosse un po' più corposo rispetto a quello che è un caffè comune negli Stati Uniti, un caffè filtro. Questo strumento è composto da principalmente 3 elementi: un cilindro che è il corpo principale, dove su un lato è chiuso da un tappo filtrante. In questo caso, in questo tappo noi andremo a mettere un filtro di carta per ottenere un'ottima estrazione, e poi avremo il nostro pistone per andare a spingere l'acqua attraverso il pannello di caffè. In questo caso noi potremo andare a utilizzarlo semplicemente su una tazza. Quindi faremo la nostra infusione all'interno del cilindro, prenderemo il nostro pistone. Quando l'infusione sarà completata andremo a agire con una forza di 1,5 atmosfere in modo da estrarre un po' più di corpo dal nostro caffè. Un altro strumento che vediamo ancora qua è la torretta per la preparazione del cold brew. Questo sistema si è diffuso principalmente in Giappone, era stato importato dai mercanti olandesi, tant'è che ancora oggi il cold brew si può trovare come Dutch Coffee in Giappone. Ed è composto, questa torretta, appunto da una camera superiore dove andremo a mettere l'acqua col ghiaccio, un filtro centrale dove andremo a riempire con la nostra polvere di caffè, e un raccoglitore sulla parte inferiore. In questo caso noi abbiamo un rubinetto che andremo a regolare in modo che l'acqua scenda a una velocità di 1 goccia per secondo. L'estrazione in questo caso avviene a freddo, di conseguenza noi dobbiamo allungare i tempi di estrazione, per questo facciamo scendere l'acqua molto lentamente. Infatti noi avremo un'estrazione completa dopo circa 3-4 ore. E in tazza ci porterà una tazza piacevole, aromatica, con poca acidità e pochissima amarezza, grazie appunto all'estrazione a freddo. Adesso vorrei farvi vedere la preparazione della Chemex. Cosa ci serve per la preparazione della Chemex? Ovviamente la Chemex, una bilancia, un bollitore idealmente col becco d'oca che ci facilita la nostra versata, abbiamo un controllo maggiore sulla versata dell'acqua, e il filtro della Chemex. Il filtro è molto importante. I filtri di carta, quando vengono utilizzati per l'estrazione, sono fondamentali perché ci aiutano a trattenere gli oli del caffè durante l'estrazione e sono proprio la sostanza che tende a farci ossidare la tazza più velocemente. Quindi in questo modo noi otteniamo una tazza che potremo bere in più tempo perché non ossida tanto velocemente. Noi andremo a aprire il nostro filtro, lo mettiamo all'interno della Chemex, versiamo dell'acqua calda in modo da bagnare tutto il filtro, farlo aderire bene alle pareti, ma il motivo per il quale lo facciamo soprattutto è per eliminare i sentori cartacei che potremmo portare nell'estrazione e scaldare la Chemex. Fatto ciò, scartiamo l'acqua. Adesso possiamo procedere all'estrazione. Andremo a appoggiare la nostra Chemex sulla bilancia, faremo la tara e andremo a mettere il nostro caffè. In questo caso c'è uno standard internazionale per le preparazioni filtro, ovvero di utilizzare 60 grammi di caffè macinato per litro di acqua. Nel caso di questa Chemex io ne utilizzerò la metà, quindi 30 grammi di caffè per mezzo litro d'acqua. Vado a misurare i miei 30 grammi, rifaremo la tara e faremo partire il tempo, perché l'estrazione dovrà avvenire in un massimo di tempo che va dai 3 ai 5 minuti. Faremo partire il tempo, andremo a bagnare il pannello di caffè in maniera uniforme con il doppio di acqua rispetto al caffè che abbiamo messo, quindi in questo caso 60 grammi. Raggiunti i 60 grammi, aspettiamo dai 30 ai 45 secondi. Questa è la fase di blooming. Se vedete ci sono delle bollicine che escono appunto dal caffè perché il caffè sta rilasciando l'anidride carbonica che è intrappolata all'interno per natura. Passato il tempo, andremo a fare la nostra versata, bagnando sempre tutto il pannello di caffè in maniera uniforme, ma è fondamentale che la parte restante di acqua venga versata in più tempi. In questo caso io andrò a farla semplicemente in 2 tempi, quindi arriverò a 250 grammi, aspetterò un pochettino e poi completerò la mia versata con la restante parte d'acqua. Ovviamente tutti questi, dalla macinatura, la tostatura, la quantità di caffè che uso, la temperatura dell'acqua, sono tutti fattori che andranno a portarci una tazza diversa. Arrivato al mio mezzo litro,
aspetto che si completi l'estrazione. Fatto ciò, andremo a scartare il nostro filtro e avremo la nostra Chemex pronta da servire. Grazie e alla prossima!